Le vibrazioni d'amore e luce sono identiche perché sono la stessa energia espressa in modo diverso e soltanto per semplicità di linguaggio noi di solito diciamo luce o amore. Come pura essenza della fonte del creatore, questa energia è la forza più potente, le vibrazioni più elevate nel cosmo, e per estensione naturale, nel nostro universo. Quando pensate a qualcuno che amate, i vostri pensieri sono l'indirizzo a cui viene inviata la vostra energia d'amore, ed essa non raggiunge soltanto quella persona, ma continua a fluire verso il mondo e tocca ogni vita ovunque le alte vibrazioni d'amore siano necessarie. L'universo automaticamente gestisce questo nel suo continuo movimento di equilibrio, così il potere di guarigione dell'amore è disponibile per tutte le anime ricettive. L'amore è la chiave di tutto. Per favore tenetelo a mente soprattutto quando gli individui ancora nascosti dietro le loro azioni oscure saranno identificati. Non affievolite la vostra luce concentrandovi sulla loro punizione, ma considerateli per quello che sono, gli anelli più deboli della catena dell'unità, ed inviate loro l'energia di guarigione di cui hanno bisogno per elevarsi e rafforzare la catena per tutte le anime. Adesso mettiamo quelle leggi universali nel contesto della coscienza collettiva, dove la loro potenza è incalcolabile. Soprattutto in queste ultime fasi dell'ascensione della Terra, dove la rapidità del cambiamento dal vecchio al nuovo sarà sconvolgente per molti, voi potete alzare le loro vibrazioni con pensieri fermi riguardo al mondo che volete per i vostri figli ed i loro figli, ed in tal modo contribuire fortemente alla luce che sta introducendo l'età dell'oro della Terra. Varie date d'inizio di quell'era sono spuntate, ognuna pretendendo di essere quella giusta. L'ascensione della Terra fuori dalla profonda terza densità è un impegno universale unico senza precedenti per portata e velocità, e ci sono determinate tappe lungo il suo corso, che sono più favorevoli di altre per i flussi energetici. I parametri della finestra celeste tra la terza e quarta densità hanno flessibilità, e l'ingresso del pianeta nella quarta densità non deve necessariamente essere legato ad una data specifica sul vostro calendario. Inoltre, ci sono opinioni diverse riguardanti la densità in cui vi trovate in questo momento, e non c'è da meravigliarsi. Con la nostra numerazione delle densità per indicare il progresso, sembra che una parte di spazio finisca bruscamente e che a quel punto ne inizi un'altra, e non è così. Non c'è una netta demarcazione tra le densità e il flusso dell'energia non può essere diviso nettamente o messo in compartimenti. Mentre la Terra scende attraverso gli ultimi agitati flussi energetici della terza densità, che si fondono con i primi flussi della quarta, voi non noterete la differenza dinamica da un giorno all'altro. Non ci sarà, per così dire, nessuna cerimonia per il taglio del nastro. La confusione riguardante la densità è aggravata perché la parola ha due definizioni. Una è massa o collocazione di una massa distinta dal disincarnato senza corpo o forma, che è quello che pensate delle anime nello spirito. Voi non potete vederci nemmeno quando siamo al vostro fianco perché i nostri corpi eterici vibrano a frequenze che la visione della terza densità non è in grado di rilevare, proprio come non riuscite a vedere le pale di un ventilatore quando girano alla massima velocità. Ma in realtà i corpi eterici hanno un grado di massa che diminuisce in densità mano a mano che le anime continuano ad evolversi spiritualmente. E questo ci porta all'altro significato della densità, che indica lo stato di evoluzione spirituale di un'anima. La massa planetaria della Terra ha iniziato la spirale discendente dal suo piano di manifestazione nella quinta densità mano a mano che la negatività si accumulava nella coscienza collettiva delle sue antiche civiltà. La discesa del pianeta continuò in conformità con il ridotto stato evolutivo degli abitanti mentre l'oscurità aumentava nei loro pensieri, motivazioni ed azioni, ed infine il pianeta raggiunse la profonda terza densità nella massa e la sua popolazione regredì a quella densità nella condizione spirituale. Tuttavia, nel corso dei millenni durante i quali il corpo della Terra e la coscienza collettiva delle sue genti erano impantanati in quella bassa densità, Gaia, l'anima della Terra, rimaneva in un piano energetico molto più elevato dove era stato creato il suo corpo planetario.
ed alcune anime incarnatesi sulla terra durante quei millenni messaggeri di Dio ed alcuni filosofi mistici, scienziati ed artisti erano anime altamente evolute spiritualmente ed intellettualmente. A questo punto dell'ascensione della Terra, il suo corpo planetario ha raggiunto la posizione della terza densità superiore nella sua galassia. Mentre anche i corpi di molti dei suoi residenti sono in quella densità per quanto riguarda la massa, i corpi delle persone, che hanno abbracciato la luce, a livello cellulare vengono trasformati nella quarta densità. Nell'evoluzione spirituale, gli abitanti vanno dalla seconda densità alla settima, ed alcuni sono regrediti alla prima in questa vita per l'oscurità delle loro scelte di libero arbitrio e la loro ostinazione nel rifiutare consapevolmente la luce che viene costantemente inviata loro. Quasi tutti gli operatori di luce, che si sono incarnati per completare l'esperienza karmica della terza densità lo hanno fatto con successo e a livello spirituale hanno raggiunto la quarta densità. Gran parte delle anime che hanno lasciato la loro patria in civiltà evolute per aiutare le anime meno evolute della Terra hanno mantenuto il loro livello evolutivo spirituale ed intellettuale della quinta, sesta o settima densità. Perché la Terra si fermerà alla quinta densità invece di continuare verso piani più elevati? Quando ella raggiungerà la quinta densità, dove il suo corpo planetario ha avuto origine, sarà nuovamente in equilibrio ed orbiterà con gioia in quello spazio. Adesso c'è altro da dire sulle vibrazioni. I livelli vibrazionali del suono influenzano i corpi mentali, emozionali, fisici e spirituali in modo positivo o negativo. Il rumore scuote tutto il vostro sistema energetico. Il rumore di uno sparo, di un tubo di scappamento o di un tuono, per esempio, hanno un impatto di breve durata. Il rumore di una serata di musica chiassosa o dissonante, per esempio, o un giorno di lavoro con macchinari rumorosi ha effetti esponenzialmente più duraturi e sfavorevoli. Quando quel tipo di rumore è inevitabile, i suoi effetti possono essere in qualche modo migliorati con quanta più solitudine e tranquillità la persona influenzata sia in grado di gestire. I dolci, lievi suoni di una musica melodiosa, il mormorio dell'acqua che scorre e le emanazioni energetiche degli alberi sono estremamente risanatori ed utili per recuperare la luce all'interno dell'equilibrio. Oltre al suono delle parole, le parole stesse hanno vibrazioni. Le parole affettuose rivolte dolcemente dai genitori ai loro figli sono arricchenti e li aiutano a raggiungere l'equilibrio. Al contrario, urlare parole dure ai bambini e a chiunque non soltanto distrugge il loro equilibrio e l'equilibrio di coloro che urlano, ma quando i pensieri di quelle situazioni arrivano sotto forma di ricordi, ritornano anche le basse vibrazioni. Anche se con meno intensità, le parole scritte emettono vibrazioni, così scegliete le vostre parole con attenzione a beneficio di quelli ai quali scrivete e di voi stessi e scegliete letture che alleggeriscano il vostro cuore e la vostra mente. Sono le vostre vibrazioni elevate che vi connettono con spiriti affini e causano riluttanza a trascorrere del tempo con individui di basse vibrazioni. Quando il secondo tipo di incontro non può essere evitato, mantenere i vostri pensieri positivi vi permetterà di restare equilibrati, e la luce all'interno dell'equilibrio contribuirà ad aumentare le vibrazioni circostanti. Ci auguriamo che il nostro messaggio risponda alle vostre molte domande, chiarisca la confusione e corregga gli errori di percezione, ma se abbiamo trascurato qualcosa, per favore fatecelo sapere e ne parleremo in un messaggio successivo. La vostra comprensione di ciò che permette l'evoluzione spirituale è inestimabile per l'evoluzione. I nostri amati fratelli e sorelle, il vostro coraggio, saggezza e forza spirituale da molteplici vite superano di gran lunga la vostra consapevolezza cosciente ed in parte questa mancanza di riconoscimento è l'umiltà, che è l'essenza degli operatori di luce. Conserverete quell'aspetto di voi anche quando vi vedrete come vi vediamo noi da sempre, e quando succederà, tutti noi gioiremo per il ricongiungimento familiare. Amore e pace. Matteo e Suzi Ward. Fine seconda ed ultima parte.